Gianluca, ma mangi così sempre tanta pasta? Mai una cosettina leggera? Cari ragazzi, dovete capire che per me la pasta e la pizza sono due alimenti fondamentali. Almeno una volta al giorno io il piatto di pasta lo voglio. Però dovete capire anche che non è che ogni giorno mangio 300 grammi di pasta o 250. Ci sono giorni, dovete pensare, che addirittura salto il pasto per via del tempo, per via del lavoro, per via degli impegni e non mi siedo proprio a tavola. Oggi, per esempio, è una giornata che farò per pranzo soltanto un panino al volo. Però dovete capire anche un'altra cosa, che il panino al volo non è che uno ci deve mettere meno impegno o meno amore soltanto perché è un panino. Il panino anche per me è una cosa seria. Premetto che sapete quando io ci tengo alla libertà di cucina, ognuno a casa sua deve cucinare, deve mangiare a seconda del proprio gusto, però lasciatemi anche dire che ultimamente sui social, per quanto riguarda i panini, ci si sta un po' lasciando prendere dalla mano, vedo certi accostamenti che sinceramente io non so da dove vengono presi, ma la domanda che mi pongo, la cosa che mi incuriosisce di più è capire come si fanno poi a mangiare quei panini che vengono alti 30 centimetri, come se l'unico scopo fosse accozzarci dentro il più e l'impossibile, così poi il panino, siccome è strapieno, è buono. Bah. Comunque, ripeto, ognuno è libero di fare ciò che vuole. Intanto io oggi vi faccio vedere il mio panino come l'ho fatto e vi prego, lasciatemi un commento se vi fa piacere e mi fate sapere quello che ne pensate, o in positivo o in negativo. Tanto sapete che ok, buona visione. Sono partito dal panino che poi così piccolino non era perché è circa 40 centimetri. Bello caldo e scrocchiarello. Avete sentito? Parla da solo. Già questo panino mollica non ne ha, ma quel poco che c'è nella parte superiore la tolgo e la metto da parte. Eppure in un semplice panino quello che vince non è la quantità di ingredienti, ma come dico sempre la qualità. Parto dalla nostra pancetta arrotolata dolce. La giusta proporzione tra grasso e magro ne fa un salume davvero saporito nella parte speziata da tanto aroma e nel panino è fenomenale. L'ho affettata nel giusto spessore come piace a me, non troppo grossa e non troppo sottile, e l'ho messa da parte. Vi ricordo che i salumi, dopo che li togliete dal sottovuoto, prima di consumarli lasciateli ossigenare per una ventina di minuti, proprio come si fa con il vino. Poi prendo questa parte, questa metà di panino e vado ad irrorarla con un filo di olio extravergine di oliva, ok? Olio di prima qualità. Successivamente tutto quello che vado a fare è adagiare le fette di pancetta su una metà del panino, ok? Ragazzi, nella cucina è già stato inventato tutto, i nostri nonni ci hanno già insegnato tutto quello che c'era da sapere, è inutile inventarsi cose troppo fantascientifiche, basta guardarsi bene intorno e c'è sempre quello di cui si ha bisogno, ma soprattutto il buono di cui si ha bisogno. Vado a fare una bella stesa, queste 2 o 3 fette gliele lascio a Pietro che già mi sta guardando e già mi ha fatto capire con lo sguardo che sono per lui. Pomodoro deve essere buono, bello, saporito, della giusta maturazione, non mettete pomodori verdi crudi che non sanno di nulla, e vado ad affettare a circa 1 centimetro. Il pomodoro mi piace sentirlo sotto i denti perché oltre a dare l'ottimo sapore darà anche la freschezza, la parte saporita del panino. Se non avete un pomodoro fresco adatto, in alternativa potete utilizzare anche un po' di pomodori secchi sottoli o anche un bel patè. Per quanto riguarda
tutti i salumi calabresi, sottoli, conserve, formaggi, sapete benissimo che li trovate disponibili, se ne avete bisogno, sul nostro sito sfizzidicalabria.com, dove da 16 anni, non da ieri, da 16 anni spediamo il meglio della Calabria direttamente a casa vostra in tutta Italia e in tutta Europa. La pancetta ha già la sua sapidità, ma una spolverata di sale sui pomodori ci va messa. E un altro ingrediente che va a nozze con il buon pomodoro è certamente la mozzarella. In particolare qui ho scelto dei bocconcini di fior di latte, ma roba seria, roba veramente buona, roba che praticamente se lo schiacciate deve uscire il latte, se no che fior di latte è? Eccolo qua. Ora, alla fine del video, solo se sarò stato promosso per voi per la realizzazione di questo semplicissimo panino, scrivetemi nei commenti, se vi farà piacere ve ne mostrerò prossimamente un altro diverso, sempre in stile calabrese, mi raccomando, sempre senza inventarmi nulla, però qualcosa di veramente buono e gustoso. Però me lo dovete scrivere nei commenti, se volete vedere altri dei miei panini personali lo vorrei sapere da voi, se no non ci perdo tempo, li faccio lo stesso, me li mangio e non ve li faccio vedere. Altro ingrediente, roba seria, qui ci vuole l'origano selvatico di montagna. Qualcuno mi ha ripreso che sottolineo sempre selvatico di montagna, mentre invece l'origano ormai si trova dappertutto, a mare, coltivato. Beh, se lo sottolineo, lasciatemelo passare, è perché so quel che dico, perché so anche che in giro c'è tanta di quell'erbaccia che passa per origano, che poi andate a sentire il profumo di questo e sentite il profumo di qualche altra spezia e vedete se poi quando andate a consumare il prodotto, a mangiarlo, ma soltanto ad aprire la confezione ne sentirete la differenza. Una volta che ho messo l'origano ho fatto un'altra bella lacrima di olio extravergine di oliva e poi semplicemente basta, senza aggiungere altri 50 ingredienti. È tutto qui dentro quello che volevo e quello che secondo me ci sta bene nella giusta proporzione. Ad ogni morso vorrò sentire tutti gli ingredienti uno per uno e sognare ad ogni azzannata. L'orologio si deve fermare, non è un flauto traverso, ma è soltanto il mio paninazzo. Ve lo faccio vedere pure dentro e che dirvi, cari amici, pure un semplice panino, se fatto con amore ed ingredienti giusti, saprà stupirvi. Alla prossima!